E bentornati in questa nuova puntata. Oggi siamo qui per trattare un argomento che sta a cuore a ognuno di voi. Che tu abbia comprato come me una banalissima GoPro 5 o che tu abbia comprato una GoPro Hero 8, di sicuro starai cercando di risparmiare sugli accessori. 1000 accessori a 10 euro, 300 accessori a 12 euro. Oggi io vi farò vedere questo kit direttamente da Amazon di 50 accessori a 20 euro, che poi con le spese di spedizione sono 25. E partiamo allora con questo unboxing. Allora, intanto la prima sensazione che si sprigiona da questa valigetta è un odore di muschiato. Il materiale sembra essere abbastanza resistente, è bella grande. 30 cm per 20 per 5 d'altezza, direi che ci possiamo accontentare. Ma andiamo a vedere questi 50 accessori millantati da Amazon. Allora inizio col dirvi che il case subacqueo non è presente qua dentro, per cui quello dovete prenderlo voi a parte. Ma analizziamoli un po' alla volta. Io partirei da questo. Questo non ho idea di come funzioni. Questo è il galleggiante che dovrebbe servire per non perdere la GoPro con il suo laccetto e alla sua vita. Devo dire che tutto sommato non sembra malaccio. Alla fine questo è un pezzo di plastica, per cui niente di che, ma comunque sembra essere abbastanza utile. Le viti sono molto utili e servono parecchio, anche perché da quello che ho letto su internet tendono a arrugginirsi, soprattutto se utilizzate in acqua. Questo è un... non lo so, questo è un classico cavalletto treppiede di qualità infima, però devo dire che ne ho acquistato uno su AliExpress a 82 centesimi e questo sembra essere leggermente più resistente. Vediamo se le sue gambe si possono piegare. Sì, sicuramente non l'attaccherei a un albero, però devo dire che comunque ha una buona resistenza, dai. Se non si rompe, no, è anche abbastanza incollato. Proseguiamo con... questa è la fascia del petto. È elasticizzata, per cui dovrebbe star bene a tutti. Puzza leggermente, ma come materiale mi sembra veramente discreto. Qui ci sono questi fantastici foglietti isolanti per quando si va sott'acqua, quindi dovrebbero essere inseriti all'interno del case insieme alla GoPro e impedire all'umidità di andare a danneggiare, diciamo, le parti elettriche. Poi c'è questo bellissimo fascia da polso. Tutto sommato è anche girevole questa clip, per cui riusciamo a fare diversi tipi di ripresa. Proseguiamo con i pacchetti più grandi. Questa dovrebbe essere la fascia da testa, si regola da qui con il classico attacco GoPro. Poi 1, 2, 3, questo è un tappo che non serve a nulla perché ne ho già 10. 4, 5 attacchi di tipologie diverse. Queste qua servono per andare ad attaccarla ad esempio alla fascia da petto, così. Devo dire che sono fatti di una buona plastica. Quelli per andare a fissarlo al manubrio della bici. Questi due dovrebbero andare a stringersi attorno al manubrio. Dentro sono anche foderati, per cui sembrano essere molto resistenti, tra l'altro. E questi dovrebbero sempre far parte del manubrio. Qui ci sono le varie viti che poi andranno a sistemarsi in qualche modo. Proseguiamo con questo incredibile accessorio, è niente di meno che un filo con all'estremità un adesivo. Do un'idea di come si utilizzi. Un simpatico cacciavite per andare a stringere o ad allentare le viti che tendono ad arrugginirsi all'interno dei vari montaggi, soprattutto quando si va in mare, diciamo. Uno strappo che non serve a molto, un'altra vita, un incredibile clip con ventosa che ovviamente non si attacca ai muri. E comunque questi ganci devo dire che sono veramente strafighi. Questa è una molletta per attaccare i panni quando avete finito le mollette classiche. Guardate che denti che ha, tra l'altro. Sembra molto resistente. Poi particolarmente buona. Siamo quasi giunti alla fine. Questi non li tiro nemmeno fuori, sono altri attacchi e adesivi. E infine un'asta con il classico attacco per le fotocamere.
Non è tanto male, dai. E dulcis in fundo abbiamo questo praticissimo contenitore in cui possiamo andare ad adagiare delicatamente la nostra GoPro in questo spazio che sembra fatto apposta per lei, e poi sistemare tutti i vari accessori in qualche modo. Ebbene sì, per concludere questo video con una ripresa dinamica, vi consiglio l'acquisto di questo kit. I materiali tutto sommato sono abbastanza buoni. E alla prossima!